Benvenuti, il mio nome è Loris Pegoli, sono il presidente della Fight Clinic. Inizieremo una serie di video incontri in collaborazione con la Yamamoto Nutrition, nei quali insieme ai miei colleghi vi parleremo di quelle che sono le patologie principali che affliggono gli sportivi, in primis coloro che praticano le arti marziali, ma non solo. Nel primo di questi incontri ci occuperemo di due situazioni non gravi, ma sicuramente molto invalidanti per chi pratica sport, ripeto, siano esse arti marziali o sport quali pesistica e non solo. Le infiammazioni degli estensori e dei flessori dell'avambraccio, più comunemente chiamate epicondilite ed epitrocleite. Per darvi qualche indicazione chiedo l'aiuto di una del nostro staff, la Federica, che ci impresterà gentilmente le sue braccia. Cosa sono queste due condizioni? L'epitrocleite è un'infiammazione del punto di partenza di quelli che sono i tendini flessori delle dita e del polso, mentre per epicondilite si intende un'infiammazione del punto di partenza di tutti i tendini estensori, anche qui della mano e delle dita. All'inizio il paziente riferisce una dolorabilità nel punto di partenza e col tempo e l'eventuale aggravamento della situazione questa dolorabilità si irradia lungo il decorso dei tendini, quindi dell'avambraccio. I pazienti riferiscono spesso dolore nei movimenti che vengono definiti di pronosupinazione, cioè di rotazione dell'avambraccio in questo modo e all'estensione delle dita. Il trattamento di queste condizioni è in primis di tipo conservativo, ovvero l'utilizzo di speciali tutori che vengono confezionati dai terapisti della mano, sono dei tutori in termoplastico che vengono modellati appositamente, in modo tale, ad esempio nel caso degli estensori, che lasciano nella posizione di scarico tutto il comparto durante la notte per almeno un mese e mezzo. A questi vi si associano durante il giorno delle fasce che hanno degli appositi punti di pressione, il cui scopo è quello di scaricare il punto di partenza di questi tendini. Questi vengono più usati durante il giorno in modo tale, questo perché si chiamano funzionali, da permettere l'utilizzo della mano e dell'avambraccio. Vi possono essere associate delle terapie fisiche, vi sono laser, teca, röntgen, onde d'urto. Delle varie terapie si è visto che le onde d'urto sono quelle che con più frequenza riescono a dare del beneficio e questo lo fanno soprattutto nelle fasi più avanzate. Come vi dissi all'inizio, non sono condizioni gravi, però se lasciate senza un trattamento adeguato nelle prime fasi, da acute diventano croniche e anche il dolore è un dolore che cambia, che sta a indicare che l'infiammazione si sta traducendo in una degenerazione delle fibre che si inseriscono a questo livello e le onde d'urto, ad esempio, creando delle micro lesioni, sono apparecchietti che danno dei piccoli colpettini dall'esterno, chiamano sangue nuovo e quindi cercano di facilitare la rigenerazione di queste fibre muscolari del punto di inserzione. Sono anche descritti degli interventi chirurgici, ma chiaro è che questa deve essere sempre l'ultima spiaggia di trattamento. Quindi il messaggio è che sono patologie non gravi, che bisogna affrontare in tempi estremamente precoci per poi tornare a svolgere quella che è l'attività sportiva che ci piace. Al prossimo episodio.